Tra i dolci più iconici per la festa di Ognissanti c'è il torrone dei morti, che è un dolce buonissimo a base di cioccolato e di nocciole, tipico campano, che esiste in varie versioni. Io qualche anno fa ve l'ho offerto al cioccolato proprio secondo tradizione e oggi ve lo voglio offrire in versione bigusto al pistacchio e alla Nutella. Seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Ho iniziato tritando il cioccolato. Per velocizzare il tutto ho usato la grattugia, ma si può tranquillamente tritare con il coltello. Ho iniziato tritando il cioccolato bianco e poi ho continuato tritando il cioccolato fondente. Qui ne sto utilizzando uno al 50% di massa di cacao, potete arrivare anche al 62%. Fatto questo, ho prelevato un pochettino di cioccolato fondente, l'ho messo da parte, mi servirà per dopo, e ho fatto fondere in microonde la restante parte, mescolando ogni 30 secondi. Questo dovrebbe, diciamo, simulare una sorta di temperaggio, è una versione molto più veloce di un temperaggio classico. Una volta il cioccolato fondente fuso e fluido, così come lo vedete qui, ho rivestito l'interno di uno stampo per tronchetto, che di suo è foderato da un tappetino in silpat. È molto pratico da utilizzare. Se non avete questo tipo di stampo, potete utilizzare uno stampo da plum cake in silicone, è meglio, così è più facile sformarlo. Per rivestirlo ho utilizzato un pennello, cercando di ricoprire tutta la superficie evitando gli spazi vuoti. Una volta creato uno strato il più omogeneo possibile di cioccolato, l'ho coperto con pellicola e l'ho messo a cristallizzare in frigorifero. Nel frattempo mi sono dedicata alla preparazione del ripieno. Ho fatto fondere il cioccolato bianco, mescolando anche quello ogni 30 secondi, poi ho aggiunto la crema di pistacchi e i pistacchi. Questi sono pistacchi tostati non salati. Potete, volendo, anche utilizzare i pistacchi salati, però vi deve piacere proprio il contrasto dolce-salato, che personalmente apprezzo tanto. Quindi, creata la prima parte della farcia, da creare soltanto quando il cioccolato del rivestimento si è cristallizzato, l'ho versata all'interno dello stampo, ho lisciato bene la superficie, ho coperto nuovamente lo stampo con pellicola e l'ho messo in frigorifero a rassodare. Ci vorrà circa un'oretta. La ricetta non è affatto difficile, semplicemente si svolge nell'arco di una giornata e poi si termina l'indomani. Quindi, una volta anche lo strato di cioccolato bianco e pistacchio solidificata, sono passata alla preparazione della seconda parte di farcia. Ho fatto fondere nuovamente del cioccolato bianco, ho aggiunto la Nutella, ho aggiunto le nocciole tostate, ho mescolato bene e ho versato anche questo composto sul cioccolato bianco al pistacchio che ormai si era solidificato. Ho lisciato bene, ho coperto con pellicola, ho rimesso in frigorifero fino a quando anche questo strato non si è solidificato e infine ho fatto fondere in microonde l'ultima parte di cioccolato fondente che avevo conservato. Ho versato anche questo cioccolato fondente sul ripieno solidificato, ho cercato di coprire uniformemente tutta la superficie cercando di raggiungere proprio pure i bordi, ho coperto e ho lasciato una notte in frigorifero. Il torrone dei morti va sformato quando è completamente freddo, quindi l'indomani ho staccato lo stampo, ho staccato il silicone, ho poggiato il torrone sopra un vassoio da portata, un piatto da portata, e l'ho lasciato per circa mezza giornata a temperatura ambiente, perché se proviamo ad affettare il torrone adesso si spaccherà in 1000 pezzi perché il cioccolato è troppo sodo. Invece noi dobbiamo portare il torrone dei morti a temperatura ambiente, a quel punto sarà facilissimo affettarlo. L'importante è che noi procediamo con calma in maniera tale da riuscire a tagliare bene la frutta secca che c'è all'interno e ad avere una fetta perfetta come quella che vedete qua. Il torrone dei morti si conserva per svariati giorni, meglio se lo affettate e lo mettete in una scatola per biscotti anche in alluminio, comunque ben coperto al riparo da umidità e dall'aria. Come vi dicevo, si conserva per molti giorni, è veramente buonissimo, provatelo anche in questa doppia versione pistacchio Nutella che è veramente spettacolare. Vi lascio qui sotto in info box proprio quella parte descrittiva che c'è sotto il video, vi lascio il link alla ricetta tradizionale del torrone dei morti e anche la lista degli ingredienti. Bene, la ricetta è finita, se vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione, alla prossima ricetta gluten free, ciao!